Oggi vi presentiamo una ricetta dal mondo. Voliamo fino in India per preparare un pane speziato ripieno, una vera delizia dai profumi e sapori inconfondibili, preparati con 100% farina integrale. Non preoccupatevi, il risultato sarà comunque soffice grazie al nostro ingrediente segreto. Siete benvenuti nella cucina di Earth Wisely. Se vi fa piacere, iscrivetevi al nostro canale per altre ricette gustose. Cliccate sul tasto apposito qui sotto. Noi per ora vi auguriamo una buona visione. Per prima cosa prepariamo il pane. In Punjabi dicono che un buon paratha deve essere fatto con un impasto ben riposato. Noi lo lasciamo per circa 2 ore. Prepararlo è semplicissimo. Aggiungiamo alla farina integrale del sale rosa e un cucchiaino d'olio. Mescoliamo bene e uniamo a poco dell'acqua tiepida. L'impasto non deve essere né troppo duro né troppo morbido, deve risultare soffice al tatto. A questo punto prepariamo il ripieno. Facciamo bollire delle patate senza cuocerle troppo e vi aggiungiamo uno scalogno tritato se siete come noi e amate un sapore più tenue, altrimenti la cipolla rossa è perfetta. Aggiungiamo un peperoncino verde tagliato a tocchetti, dei semi di cumino ed infine dei semi di nigella o, come dicono in Punjab, kalungi. Questi non sono altro che semi di cipolla ed hanno un profumo davvero autentico e delicato. Aggiungiamo poi del sale rosa per dare sapore e della polvere di cumino. Ora, la vera ricetta richiede i semi, ma per noi sono troppo coprenti, quindi abbiamo optato per questa soluzione che dà profumo senza predominare sulle altre spezie. Aggiungiamo infine il vero tocco di autenticità. Infatti un piatto non è considerato indiano senza del garam masala. È un incredibile mix di spezie super aromatiche che è molto semplice da preparare anche in casa e vi faremo vedere tra un attimo come fare. Aggiungiamo infine dello zenzero tritato, opzionale ma che ha il suo perché, e potete anche tagliarlo a pezzetti se vi piace. Mescoliamo il tutto con le mani per non schiacciare troppo le patate. Una parte rimarrà a pezzi e sarà perfetta così. Infine aggiungiamo del prezzemolo tritato e continuiamo ad amalgamare. Lasciamo riposare in modo da dare sapore per circa 15 minuti. Ed ecco il garam masala, un mix di spezie tra cui cumino, chiodi di garofano, pepe nero, cannella, cardamomo, semi di coriandolo e foglie di alloro. Li lasciamo cuocere a fiamma molto alta per qualche minuto e poi li tritiamo in un mixer. Un macinacaffè sarà ancora meglio. Se non lo possedete fate come noi, che nella parte finale andremo a pestare i chiodi rimasti. Ed ecco l'autentico garam masala, un mix di spezie dal profumo inconfondibile. A questo punto l'impasto è ben riposato. Creiamo 4 panetti ed iniziamo a stendere il primo.
importante intingerlo nella farina perché questo ci aiuterà a stenderlo più velocemente. Quando avremo ottenuto una forma circolare delle dimensioni più o meno di una mano, possiamo inserire il nostro ripieno. Prima però aggiungiamo l'ingrediente segreto, un leggero strato di burro, che aiuterà a mantenere idratato l'impasto in fase di cottura. Credeteci, è davvero l'ingrediente prodigio di questa ricetta. Per i vegani potete optare per dell'olio d'avocado bagnando la superficie. Una volta inserito un cucchiaio di ripieno, lo richiudiamo come se fosse un raviolo e intingendolo di nuovo nella farina lo stendiamo con dolcezza senza fare troppa pressione. Non preoccupatevi se si formeranno dei buchi qua e là, perché la cottura farà comunque il suo mestiere. L'alo parata sarà pronto quando assumerà un diametro di circa 20 cm. Possiamo cuocerlo. Poniamo il nostro pane speziato con estrema delicatezza su una padella ben calda. Sapremo quando girarlo perché il suono di cottura cambierà, si fa più intenso e la superficie sarà bella dorata. Per mantenerla sempre umida sciogliamo un ricciolo di burro, che può sempre essere sostituito con dell'olio, al di sopra di questo lato. Aspettiamo qualche minuto e lo rigiriamo facendo la stessa cosa anche dall'altra parte. Lasciamo dorare e il nostro alo parata è pronto. Quando li cuocerete, la vostra cucina sarà ricca di un profumo davvero invitante. Non è travolgente, resta delicato, ma assume una caratteristica molto diversa dalla classica cucina italiana. Questo pane viene di solito mangiato a colazione con dei sottaceti di mango. Noi lo preferiamo a pranzo, abbinato a dello yogurt magro per non coprire i sapori caratteristici di questa ricetta. Scopriteli anche con salse piccanti o con zuppe di legumi. Sono davvero deliziosi. Provate la nostra ricetta. La cucina indiana è da scoprire. È seduzione e mistero, è tradizione e culto, va rispettata e custodita. Se avete voglia di scoprire altre ricette sane e gustose, non esitate ad iscrivervi al nostro canale.
cliccate sul tasto apposito qui sotto. Inoltre vi aspettiamo sui nostri social per suggerimenti e consigli adatti proprio a voi. Siate artisti in cucina e padroni degli ingredienti, prediligete quelli sani e genuini e ne trarrete beneficio per la vostra salute e quella della vostra famiglia. Noi ci rivediamo presto nella cucina di Health Wisely.